Eccoci qui cari naviganti per porvi un primer dedicato a Centurion, in compagnia di un deck builder, Antonello Vigiano, che già in passato ci aveva presentato una build alternativa, incentrata su uno dei permanenti più potenti e difficili da colpire di tutto il formato, le terre. Passiamo però dai colori Golgari, che hanno al loro attivo molte opzioni interessanti, trattate anche ultimamente nel nostro canale, ai colori Jund, purtroppo sempre scarni in leggendari in grado di proporre un gameplay interessante, ma questa volta abbiamo qualcosa di specifico e di nicchia, almeno per la zona di comando. Avere un Planeswalker non è cosa di tutti i giorni, ma qui abbiamo di fatto una delle icone tra questo tipo di permanenti, una pantera che ben incarna la giungla e la forza inaudita della natura che sembra sprigionarsi dal suo pugno chiuso. Questa volta li parleremo di Lord Windgrace. Prendiamo in esame uno dei viandanti provenienti dal Commander 2018, ultimo tra quelli esaminati finora, non tanto per il power level espresso, piuttosto per l'indebolimento occorso alle meccaniche legate alle terre, avvenuto nel formato tempo addietro, con il ban di alcune carte specifiche. Ma andiamo con ordine, descrivendo le sue caratteristiche. Con 5 mana, 2 generici e 3 specifici, uno nero, uno rosso e uno verde, per 5 punti lealtà, abbiamo un Planeswalker che ci offre 3 abilità attive, tra cui una ultimate molto potente. La prima abilità con il +2 recita: scarta una carta, poi pesca una carta. Se una carta terra viene scartata in questo modo, pesca una carta addizionale. Quella con il -3 dichiara: rimetti sul campo di battaglia fino a 2 carte terra bersaglio da tuo cimitero. Infine il -11 dice: distrugge fino a 6 permanenti non terra bersaglio, poi crea 6 pedine creatura guerriero felino 2/2 verdi con passa foreste. Se la Ultimate in un formato 1v1 può essere in grado di strappare una vittoria dal nulla, mettendo in ginocchio il board di un avversario, sono in realtà le prime 2 abilità quelle di pregio, su cui puntare per le strategie complessive del nostro archetipo. Con la prima otteniamo un card advantage ottimo, che oltretutto ci permette di alimentare il cimitero di terre, recuperabili con la seconda abilità, o con i molti strumenti presenti nel corpo a disposizione, per offrirci un costante land drop o altri benefici indotti molto proficui. Certo, abbiamo perso del tempo delle finisher che sfruttavano espressamente l'abilità Landfall, ma in questo set di Kamigawa Neon Dynasty, con il ciclo di terre e con l'abilità Channeler, ha dato nuova linfa a questo generale, tutto proteso a piegare la natura al suo volere. Avendo nella zona di comando un viandante come Lord Windgrace che punta soprattutto con le sue prime 2 abilità a ottenere un value enorme attraverso le terre, sia scartandole sia recuperandole direttamente dal cimitero, molte delle nostre tech sfrutteranno con profitto questi preziosi permanenti. La mente va subito all'abilità Landfall, che andremo ad utilizzare con Dread Presence e Valakut Exploration, ma il focus della nostra azione non punterà unicamente su questa abilità, anche perché abbiamo bisogno di ben altro per tenere testa all'opponente di turno. Abbiamo per le mani, grazie a una terra molto particolare, Valakut the Mountain Pinnacle, abbinata a Prismatic Omen o Dread of Elysian Grove, una chiusura dal nulla, o anche solo un ping effect così consistente da non aver bisogno di molto altro per ottenere ottimi risultati in campo, anche solo con qualche fetch o dei land drop aggiuntivi. Da quel punto di vista non ci devono mancare le carte, anche solo per accelerare la venuta del generale, che ha un costo di cast importante, ma col già citato Dread of Elysian Grove, Run-Up Excavator che riesce a giocarle anche dal cimitero e Exploration, avremo sicuramente più risorse in fatto di mana del nemico, anche di quello più accorto. Come se non bastasse per aumentare le end drop, abuseremo dei tanti wrap effect sotto forma di magie, con Farseek, In the North, Nature's Lore, Saiva's Cry e Trivisit, dandoci una considerevole solidità nell'azione sin dai primi turni. A queste carte affiancheremo Primeval Titan, una creatura ottima anche come bittante, Dark Ritual, un accelerino estemporaneo, per un boost di mana utile anche solo per far entrare prima il nostro generale, che ci offre sempre un value enorme al suo ingresso in campo. E vista la tendenza di gettare terre nel cimitero, ci faranno sicuramente comodo Life from Velom e Crucible of Words, per sfruttare al massimo il grave sia come fonte di nuovi land drop, sia per le molte utility che otterremo riproponendo le stesse terre in campo dopo il loro sacrificio. Altra carta ottima per abusare di queste meccaniche è Scapeshift, sinergica con il piano del generale, ma chiusura alternativa, sfruttando anche Vesuva, se avremo Valakut e Mountain Pinnacle in campo, infliggendo molti danni all'avversario con la presenza di diverse montagne sul board. Non ci mancheranno poi tech che si incastrano con queste recursioni, come Eternal Witness per recuperare qualcosa al volo e Titania Protector Argot, per un piano agro alternativo che potrebbe anche condurci alla vittoria, senza grossi sforzi, semplicemente interagendo con il resto delle 99, anche senza il generale. Come se non bastasse abbiamo un'altra potenziale chiusura rappresentata da Dark Depths e una terra speciale che ne può cortocircuitare la trasformazione, Thespian Stage, per un 20-20 praticamente inarrestabile che planerà in faccia al nemico ormai inerme. E visto che avremo più di un modo per stabilizzare i colori in campo, ci terremo qualche slot libero per delle terre in grado di valorizzare la nostra azione, con Command Beacon, Poseo Undures, Glacial Chasm e Urza Saga, che potremo riprendere in mano in molti modi, così da trasformare anche questo comparto della lista in un potente strumento.
Inoltre con Mesovi disattiveremo combat problematiche, con Volrath Stronghold recupereremo creature chiave, rimettendole in cima al Grimorio, e con Wasteland, abusandone con gli effetti presenti nel mazzo, effettueremo un land hate totale all'avversario. Insomma, le terre saranno i nostri strumenti di interazione, ma non solo. Abbiamo visto come grazie a Lord Windgrace e a un comparto terra nutrito, arricchito da innumerevoli carte di contorno, pronte a valorizzare l'ingresso in campo o la presenza nel cimitero, possono darci modo di vincere, ma non dovremmo puntare solo a questi elementi per sperare di conquistare la vetta di un torneo. Servono diversi elementi, soprattutto nelle fasi iniziali del match, in cui non possiamo ancora giocare il generale e ci dobbiamo affidare alle carte in mano, a partire da qualche elemento per pescare, come Dark Confidant e Sylvan Library, che ci possono dare la benzina necessaria per decollare. Dobbiamo anche proteggere giocate migliori, soprattutto dai counter, vera minaccia nel nostro piano di gioco. Ecco perché gli scartini sono presenti in buon numero, con Dures, Imtoturac, Inquisition of Kozilek e Tuxais, pronti a rimuovere possibili interazioni moleste che ci colpirebbero nei momenti critici del match. Avremo poi dalla nostra molte rimozioni, anche grazie al color pie a disposizione, con ben 11 carte dedicate a questo aspetto tra Vanguard Rampage, Eliminate, Lightning Bolt, Maelstrom Pulse e Sudden Edict, cercando di colpire in particolare le creature, così da proteggere al meglio il pool di realtà del comandante. Per il medesimo motivo avremo all'attivo diverse vratte globali, Condemnation, Pyroclast, Sweltering Sun, Toxic Delage e Perdition Deed, pronti a fare piazza pulita di board troppo complicati, così da tenere a bada gli aggro più veloci che potrebbero negarci ogni possibilità di vittoria. Non possono poi mancare una serie di tutori, con Version of the Queen, Dark Petition, Gamble, Grey Sun Zenith e Grim Tutor, visto che alcune giocate chiave necessitano di un setup ben specifico per funzionare al meglio. Ecco perché oltre a queste carte abbiamo anche qualcosa dedicato a cercare delle terre. Con Crop Rotation, Realm Uncharted e Expedition Map punteremo a trovare le nostre utility migliori o una delle nostre chiusure. L'importante sarà arrivare in fretta e impostare qualche modo ottimale per portare a casa la partita. Per avere maggiore flessibilità nelle azioni inseriremo qualche magia modale con Collective Brutality, utile con il suo discard effect a gettare nel cimitero qualcosa di interessante, e Willborn Command, che svolge diversi compiti, o può andare a recuperare una terra dal cimitero, in linea con altre tech comprese quelle del generale. Qualche elemento di disturbo per il grave del nemico con Dead Shaman e Clotis God of Destiny, e per le carte problematiche con PD Needle, ci permetteranno di replicare a situazioni altrimenti ingestibili con i colori a disposizione, che nonostante il loro potenziale presentano qualche limite marginale. Infine chiudono questa sezione della lista altri viandanti per far compagnia al nostro comandante, Liliana of Veil, Vraska Golgari Queen e Vranen Six, pronti a dargli manforte sia contro i permanenti nemici, sia per il piano terre, fulcro della nostra strategia principale. Il percorso che ha portato Antonello Viggiano a utilizzare Lord Windgrace per una build dedicata al Centurion parte da molto lontano e ha avuto anche qualche battuta d'arresto prima di raggiungere il setup attuale che vi abbiamo presentato finora in questo video. Tutto è partito da un mazzo pensato per le DH, acquistato direttamente dal nostro deck builder presso il suo LGS di fiducia, così da avere una base per il formato multiplayer che ben presto si è adattato all'1v1 agli albori del nuovo formato. Il ban di Field of the Dead, che offriva un piano agro alternativo solido e di difficile risoluzione da parte dell'avversario, aveva spento gli entusiasmi verso questo mazzo, ma le nuove aggiunte di Kamigawa a Neon Dynasty e le conseguenti evoluzioni del meta hanno dato nuova linfa a questo archetipo. Stiamo pur sempre parlando di una lista capitanata da Lord Windgrace con un piano di gioco solido in grado di respingere gli assalti di più di un opponente, come giusto che sia per un felino, predatore naturale, quando è immerso nel suo elemento. Visti i colori offerti da Lord Windgrace e le abilità che porta in dote, per Antonello Viggiano è stato facile costruire una serie di pattern di gioco adattabili in base alle esigenze e all'avversario del momento. Siamo di fronte a un archetipo combo incentrato su Valakut come Mountain Pinnacle con un'adeguata componente control per riuscire a domare i mazzi più rapidi, mentre attraverso il comandante costruiamo il nostro vantaggio fino alla vittoria. Se il piano principale incontra delle difficoltà possiamo sempre passare per strumenti alternativi, come con Titania, Protector o Hardock, che anche senza il generale in campo può offrirci un piano agro solido semplicemente sfruttando gli enabler presenti nella lista. Anche attraverso la combo di Dark Depths o i loop in sequenza di Wasteland potremo imporre il nostro gioco, mettendo in crisi l'avversario, ma restano soluzioni più lente e meno incisive di quanto viene offerto dalle chiusure primarie. Sono comunque presenti delle tech di contorno interessanti e insospettabili, come Dread Presence, che può diventare persino una chiusura se abbinata a Urborg Tormund Yawgmoth, per un drain effect molto potente in un formato a 25 punti vita, visto anche quanti effetti di land drop aggiuntivi abbiamo a disposizione. Un'ultima considerazione va alla Ultimate, praticamente mai usata dal nostro deck builder, visto quanto sono forti le prime due abilità di Lord Windgrace, che nonostante alcuni ban del formato, può ancora agguantare la vittoria con i suoi poderosi artigli.
Grazie ai consigli del nostro The Builder proviamo ora a comprendere come questo archetipo basato su Lord Windgrace si posiziona nel meta Centurion rispetto ai diversi archetipi che al momento bazzicano tra i tavoli da gioco. Visti i risultati conseguiti al Legion War 4, che hanno mostrato la bontà della build, che vi stiamo illustrando in questo video, non emergono grosse difficoltà rispetto al meta attuale, che è ancora parecchio variegato, ma scarno sul fronte dei counter, veri nemici di queste tech. Il problema quindi non sarà tanto affrontare un archetipo o un generale specifico, piuttosto la presenza o meno di queste interazioni, che possono penalizzare molto il game plan proposto da questa lista, anche solo banalmente impedendo il cast del comandante. Dovrete quindi prestare più attenzione all'evoluzione del meta, più che a un archetipo nello specifico, considerando che questo, al momento in cui realizziamo questo video, è un momento propizio per questo Lord Windgrace, tornato al massimo del suo splendore felino. Tra i colori a disposizione e i piani possibili per Antonello Viggiano non è stato affatto difficile sperimentare nuove tech in questo Lord Windgrace, arrivando a questa versione finale non senza provare, con un certo divertimento, alcune carte anche strane con soddisfazione. Per un piano di 8 più incisivo, ottenibile con carte come Jokulaups e Obliterate, si è poi passati alla versione attuale, vista la presenza massiccia di Grist the Hungertide e di altri viandanti molesti, che non venivano scalfiti da queste magie. La combo con Dark Depths, introdotta all'ultimo prima di partecipare al torneo, alla fine non è mai stata messa in atto, visto che rischia di essere una giocata pericolosa, portandoci a perdere 2 land drop nel processo, quindi in futuro potrebbe venire rimossa per tech più solide e sicure. Siamo giunti alla conclusione di questo video, ringraziamo Antonello Viggiano che ci ha mostrato tutto il potenziale di questo viandante, ultimo del ciclo del Commander 2018, ma non meno performante rispetto a quelli precedentemente trattati sul canale. Se vi piace sfruttare tutto quello che ruota attorno alle terre o volete una build solida e diversa dal solito, questo Lord Windgrace potrebbe fare al caso vostro, soprattutto in questo momento in cui il meta sembra trascurare le interazioni a base counter. Per ulteriori approfondimenti o anche solo per saperne qualcosa di più su questo formato, seguite il canale su YouTube, Centurion TV. Il link è presente in fondo a questo video dove troverete matchup, guide alla build e una community sempre pronta a darvi spunti e consigli. Direi che questo è tutto per questo video, grazie per averci seguito e non dimenticate di commentare, condividere e sottoscrivere il canale per ritrovarci sempre qui su Underground Sea.